162 giorni dopo l'Inter torna ad espugnare l'Olimpico, batte 3-0 la Lazio di Inzaghi e si porta al secondo posto in classifica dopo 10 giornate di campionato. Buonasera tifosi nerazzurri, una nuova puntata di Extra Time con Massimo Paganini, buonasera. Ciao Federica, ciao Alberto, buonasera. E Alberto Santi, buonasera anche a te Albi. Ciao Federica, ciao Massimo, buonasera, ben ritrovati. Max, allora ti chiedo quali sono i 4 spunti di oggi. C'è il focus su 2 giocatori, su Handanovic e Politano. La sconfitta di Barcellona, che a mio modo di vedere è stata una sconfitta che è stata metabolizzata molto bene, non tutti se lo aspettavano e quindi direi che ha fatto crescere ulteriormente la squadra, perché ci sono dei numeri, poi andremo a vederli, che danno questo conforto, e poi la fase difensiva in crescita, perché l'abbiamo detto è partita dallo scorso anno ma quest'anno è migliorata ulteriormente e ci sono delle situazioni nelle quali la buona disponibilità da parte dei giocatori nelle varie catene di gioco fa sì che la squadra subisca poco. Partiamo dal primo, quindi il focus su Handanovic. Sì, non tanto per le parate, ma nella fase di costruzione del gioco lui è migliorato tantissimo e abbiamo degli spunti proprio che lo possono sottolineare. Qui è proprio dopo pochi minuti Inzaghi chiede la pressione alta di tenerli là e Handanovic invece parte da dietro con Miranda che riceve il pallone, la palla va sull'esterno, Asamoah non si preoccupa, dà la palla nel mezzo e Handanovic va a riprenderla e ricostruisce il gioco dall'altra parte, quindi significa che i compagni, eccolo qua, verticalizza su Brozovic, poi si sviluppa un'azione che andrà avanti per quasi 1 minuto e mezzo. Qui un'altra azione dove Miranda di nuovo dà la palla a lui, anche se in difficoltà in questo caso, perché la palla è un po' in difficoltà, va a Skriniar prima per poi tornare indietro, di nuovo a lui, eccolo qua, ancora anche in difficoltà. È vero, qui esagera un po', forse la palla non sempre esce pulita, ma il fatto che stiano costantemente provando a costruire da dietro significa che c'è tanta fiducia o, come dicevamo prima, la consapevolezza di sapere di poter far male all'avversario. I movimenti senza palla di Politano. Sì, senza palla e con la palla, perché Politano è entrato praticamente in 2 delle azioni che hanno portato ai gol. Sul primo gol di Icardi è lui che dà la palla all'inserimento di Perisic dall'altra parte, mentre qui lo vediamo dà la possibilità, ovviamente lui è un mancino, gioca sull'esterno ed è sull'esterno opposto, qui dà la possibilità, riceve prima il pallone da Vecino, dà la palla in profondità a Versalico che va in sovrapposizione, che poi rimette la palla al centro per Vecino. Questo tipo di situazione, ossia con la palla all'esterno che viene dentro al campo, dà la possibilità alla mezzala di avere un tempo in più di gioco e quindi di inserirsi e di trovarsi lì. Vecino in questo caso è bravissimo, mentre qui vediamo di nuovo la costruzione del gioco dove lui non arriva dall'esterno all'interno del campo, ma è dall'interno all'esterno del campo per gestire il pallone, per poi ricostruirlo ed andarlo a riprendere nuovamente. Qui l'azione poi sfuma perché è molto brava la Lazio a chiudere, se vogliamo, lo spazio e l'Inter tiene la palla, ma in una circostanza analoga, vale a dire, è arrivato il primo gol di Icardi. Poi la sconfitta di Barcellona, una sconfitta che ha insegnato qualcosa alla squadra. Ma io credo, l'avevamo detto nella puntata precedente, che l'Inter doveva andare a Barcellona per cercare di valutare, di vedere quella che era la reale possibilità e lo stato dell'arte, no? Dove era arrivata la squadra fino a quel momento a costruire un certo tipo di mentalità. Si sono ritrovati di fronte a una squadra che, dicevo, al netto dell'assenza di Messi, è una squadra forte, veramente forte. Il Barcellona credo in questo momento in assoluto la più forte, e quindi al di là di tutto si sono misurati con il Barcellona. A mio modo di vedere la paura che ha un po' avvolto la squadra prima della partita ha fatto sì che non ci fosse quella fluidità, quella tranquillità nell'affrontare la gara, tant'è vero che, andando a vedere i numeri, la percentuale di passaggi riusciti e il numero di passaggi riusciti, la percentuale è stata del 77%, quindi molto molto bassa rispetto agli standard dell'Inter, perché contro il Milan è stata intorno all'88-89% e ieri è stata dell'87%, quindi nettamente inferiore rispetto a quello che solitamente fa la squadra di Spalletti, e soprattutto il numero di passaggi è stato meno della metà rispetto a quelli del Barcellona. Quindi sono 2 dati che sicuramente potranno crescere, basta semplicemente lavorarci e avere una consapevolezza diversa per la prossima volta che incontreranno il Barcellona, vale a dire fra pochi giorni. L'ultimo spunto invece riguarda la fase difensiva. Sì, la fase difensiva, perché la squadra si sta muovendo bene e ci sono delle immagini, dicevo, riguarda tutte le catene. Qui siamo
Guarda Perisic, si sta svolgendo l'azione dall'altra parte, guarda il suo avversario che è Marusic in questo caso e va a posizionarsi praticamente con una linea 5 perfettamente allineato con l'avversario per impedire la possibilità a Marusic di attaccare lo spazio. Grande disponibilità da parte sua e, come dicevo prima, conclusione da molto lontano verso la porta di Handanovic, ma proprio perché la squadra è molto attenta. Qui Lulic costruisce dalla palla a Parolo, guarda Joao Mario, eccolo lì. Rientrava da tanto tempo, però ha dato buona disponibilità anche sulla fase difensiva, alza la testa, guarda, vede l'inserimento di Parolo e va a riposizionarsi nuovamente. Quando c'è questa disponibilità, vedi come lavora tutta la catena, dalla possibilità da Samoa di uscire e a Perisic di andare al raddoppio. C'è una buonissima disponibilità proprio dal punto di vista della fase difensiva di tutti i giocatori, e questo è determinante per il risultato, perché ovviamente concedi molto poco all'avversario.